Cari ascoltatori di Storie dalla Soffitta, bentornati nel nostro angolo polveroso di memorie pop. Oggi vi porto indietro nel tempo, tra le pagine sgarrupate di un fumetto che ha fatto ridere, arrossire e sognare un'intera generazione. Parliamo de Il Tromba, soldati scansafatiche e donne formose, risate clandestine in caserma e quel pizzico di trasgressione che solo gli anni 70 sapevano regalare. Pronti a scoprire perché questo fumetto era l'orgoglio segreto di ogni barbiere italiano? Allacciate le cinture, partiamo! Immaginate l'Italia degli anni di piombo, tensioni sociali, voglia di evadere e una censura che ancora non aveva messo il lucchetto a ogni battuta spinta. È in questo clima che nasce Il Tromba, nel 1975, per mano di Renzo Barbieri. Un fumetto che osava, e come? Non era solo erotismo, era una presa in giro spudorata della vita militare e dell'autorità di quel sistema che i giovani dell'epoca volevano scardinare. E qui, cari amici, sta il genio. Adriano Lentano, il protagonista, non è un supereroe. È un ragazzo qualunque, un milanese furbacchione che invece di sparare ai nemici, spara occhiatine alle signore. E che occhiatine, eh? Con quel soprannome, Il Tromba, non servono spiegazioni. Ma attenzione, non è solo sesso e risate. Dietro c'è una satira tagliente. Il sergente Micicché, il capitano Cacciotta, personaggi grotteschi che sembrano usciti da una commedia all'italiana, non da un manuale di strategia militare. E poi le donne, disegnate da Gianni Pinaglia, con curve che sfidano le leggi della fisica. Copertine così audaci che oggi farebbero storcere il naso agli algoritmi di YouTube. Ma allora si leggevano di nascosto, nelle sale d'attesa dei barbieri, tra una strigliata e un taglio corto alla scaiola. E qui apro una parentesi personale. Quanto mi manca quell'epoca di fumetti proibiti. Oggi tutto è accessibile con un click, ma non c'è più quel brivido di sfogliare pagine che sapevano di trasgressione. Il Tromba era un atto di ribellione, un modo per ridere della naia, dell'esercito, delle regole. E pensate, nel 1986, quando Adriano congeda il militare e torna a Milano, è come se anche il fumetto chiudesse un'era. Un finale amaro? Forse. Ma che bel coraggio, avere la dignità di concludere una storia invece di strizzarla all'infinito come certi franchise moderni. E non dimentichiamo i disegni. Eugenio Benni e Gianni Pinaglia creano un'estetica che è un mix tra Paperino e Playboy, dinamica, irriverente, con un'ironia tutta italiana. Copertine che sono vere opere d'arte pop, oggi ricercatissime dai collezionisti. E poi quei crossover assurdi, tipo Il Tromba vs. Batty and Gay, roba che solo gli anni '80 potevano partorire. E così, cari amici, si chiude il nostro viaggio nel mondo del Tromba. Un fumetto che non ha paura di essere ciò che è, spudorato, divertente e profondamente legato al suo tempo. Se vi è venuta voglia di riscoprire queste perle, fate un salto nella soffitta dei ricordi o nel nostro canale. Qui su Storie dalla Soffitta scaviamo ogni settimana tra fumetti dimenticati, film di culto e oggetti che hanno fatto la storia. Iscrivetevi per non perdervi le prossime avventure e se avete un barbiere nostalgico in famiglia, chiedetegli dei Il Tromba. Chissà che non abbia ancora un numero nascosto nel cassetto. Alla prossima, cacciatori di memorie, e ricordate, il passato non è mai davvero passato, basta saperlo raccontare. Cliccate qui sotto per iscrivervi e suonate la campanella. Arrivederci in soffitta!